Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi vi mostro come fare questo portaocchiali ad uncinetto con lavorazione in rilievo. Il lavoro ovviamente è velocissimo da fare ed è relativamente semplice. Io l'ho pensato come regalo per la festa della mamma per quest'anno, ma ovviamente può essere anche un autoregalo e lo possiamo fare per noi. Va bene sia per gli occhiali da sole che per gli occhiali da vista. Fatemi sapere se questa idea un po' diversa vi piace, regalandomi il vostro like oppure scrivendo un bel messaggio qui sotto il video. Per fare il portaocchiali io ho usato il Drop Slow View 9, è un cotone sottile, abbastanza sottile, sono gomitoli da 50 grammi e ogni gomitolo è lungo circa 125 metri e sono consigliati ferri o uncinetti da 3 mm. E io ho usato un uncinetto da 2,5 mm. Per questo tipo di lavorazione dobbiamo lavorare un po' stretto, quindi ho usato un uncinetto un po' più piccolo. Anche voi ricercate una lavorazione un po' stretta in modo che il lavoro abbia una certa consistenza. Il mio portaocchiali è alto circa 15 cm ed è largo circa 6 cm e mezzo. Se voi avete bisogno di fare un portaocchiali un po' più grande perché avete degli occhiali da sole grandi, potete comunque seguire questo schema, aggiungete magari 2 o 4 punti al centro dello schema, che poi vedrete, e lavorate qualche riga in più qui sopra. Questo portaocchiali pesa circa 24 grammi, quindi con un gomitolo ne possiamo fare 2. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Iniziamo facendo un nodino iniziale e lavoriamo 30 catenelle. Su questa riga di catenelle lavoriamo una riga di 30 punti alti. Sostituiamo il primo con 2 catenelle e iniziando dalla quarta catenella dell'uncinetto lavoriamo un punto alto in ogni punto. Controllate che ci siano 30 punti nella riga, giriamo il lavoro e iniziamo la riga 2. Tutte le righe pari sono uguali. Lavoriamo una catenella e poi un punto basso in ogni punto, quindi 30 punti bassi. Quando lavoriamo a righe è molto importante saper riconoscere il primo e l'ultimo punto della riga. Se pensate di non essere sicuri di riconoscere l'ultimo punto della riga, mettete un marker, quando iniziate una nuova riga, mettete un marker all'inizio, in modo che poi quando tornate indietro potete essere certi di qual è l'ultimo punto della riga. Una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo la riga 3. Per sapere come lavorare la riga 3 ci affidiamo allo schema. In questo schema vediamo il motivo che è di 15 punti e noi nella nostra riga abbiamo 2 motivi, ripetiamo 2 volte questo schema e qui abbiamo le righe. Nella riga 1 abbiamo lavorato i punti alti. Nella riga 2 abbiamo lavorato una riga di punti bassi. Nello schema non ho disegnato i punti bassi, dove non sono punti alti in rilievo sono tutti punti bassi e non li ho lavorati solo perché non diventasse troppo confusionario lo schema, ma voi sapete che dove non c'è scritto niente sono tutti punti bassi. In tutte le righe pari abbiamo detto che lavoriamo tutti punti bassi, mentre nelle righe dispari seguiamo lo schema e per la riga 3 dobbiamo lavorare 7 punti bassi e lavoriamo intanto 7 punti bassi,
7, e poi dobbiamo lavorare un punto alto in rilievo nel nono punto alto. Se contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, l'aggancio è sul nono punto. Dobbiamo lavorare un punto alto in rilievo sul nono punto, un punto basso e poi di nuovo un punto alto in rilievo sempre nello stesso punto. Vediamo come. Filo sull'uncinetto, contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e nel nono punto lavoriamo un punto alto in rilievo entrando da davanti nel corpo del punto alto. Portiamo fuori il filo, allunghiamo un po' e lavoriamo il punto alto. Dietro saltiamo un punto perché abbiamo lavorato questo punto e nel successivo lavoriamo un punto basso come diceva lo schema e poi di nuovo un punto alto in rilievo nello stesso punto. E si forma questa V, che è questa V. Per finire il motivo dobbiamo lavorare altri 5 punti bassi e poi ricominciamo da qui. 7 punti bassi, ripetiamo quello che abbiamo appena visto insieme e poi 5 punti bassi. Quindi intanto lavoriamo 5 punti bassi, saltiamo un punto dietro perché abbiamo lavorato un punto, 1, 2, 3, 4, 5 e abbiamo concluso il primo motivo. Ripetiamo un'altra volta tutto quello che abbiamo fatto finora. 7 punti bassi, un punto alto in rilievo, se volete potete contare, ma il punto è questo. Saltiamo un punto dietro, lavoriamo un punto basso, un punto alto in rilievo, saltiamo un punto dietro e completiamo lavorando 5 punti bassi. Giriamo il lavoro, una catenella ed essendo una riga pari siamo sul rovescio del lavoro e lavoriamo un punto basso in ogni punto, quindi 30 punti bassi. Una catenella e giriamo il lavoro e lavoriamo la prossima riga sul dritto in cui seguiamo lo schema. Lavorata la riga 3, il lavoro è impostato. Abbiamo iniziato il disegno, da qui in poi non serve contare i punti, sappiamo che il disegno, quindi i punti alti in rilievo, li lavoriamo sui punti alti in rilievo della riga precedente. In questo caso, per esempio, nella riga 5 dobbiamo lavorare 6 punti bassi e poi 2 punti alti in rilievo sul primo punto alto in rilievo che troviamo. Quindi iniziamo lavorando 6 punti bassi, poi lavoriamo 2 punti alti in rilievo sul primo punto alto in rilievo, allungate un po' in modo che il punto abbia la lunghezza sufficiente, ne lavoriamo un altro, dietro saltiamo 2 punti perché abbiamo lavorato 2 punti e iniziamo intanto lavorando un punto basso e andiamo a vedere lo schema. E vediamo che dopo aver lavorato i 2 punti alti in rilievo dobbiamo lavorare 2 punti bassi e poi un punto alto in rilievo sul secondo punto alto in rilievo e poi 4 punti. E così finisce il motivo e poi ripartiamo da qui e ne lavoriamo un altro uguale. Quindi adesso 2 punti bassi, un punto alto in rilievo, 4 punti bassi. Un punto basso lo abbiamo già lavorato, ne lavoriamo un altro, un punto alto in rilievo nel secondo punto alto in rilievo
della riga sotto, saltiamo un punto e lavoriamo 4 punti bassi. E il motivo è completo. Ripetiamo un'altra volta questi punti per completare la riga. In questo modo, una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo la riga 6 lavorando un punto basso in ogni punto e vediamo come lavorare la riga 7. Nella riga 7 dobbiamo lavorare 4 punti bassi, poi qui c'è un punto alto doppio in rilievo sul primo punto alto sotto, un punto alto in rilievo nello stesso punto, poi 2 punti alti in rilievo nel punto successivo, 2 punti bassi, un punto alto in rilievo, 4 punti bassi. E così lavoriamo questa riga del motivo e poi ripetiamo un'altra volta per il secondo motivo. Quindi 4 punti bassi, un punto alto doppio in rilievo, quindi 2 volte filo sull'uncinetto, entriamo nel primo punto alto in rilievo, poi un punto alto in rilievo nello stesso punto, e qui allungate un po' i punti in modo che abbiano l'altezza sufficiente, e poi 2 punti alti in rilievo nel punto successivo. Abbiamo lavorato 4 punti alti in rilievo e quindi qui dietro saltiamo 4 punti, 1, 2, 3, 4, e dal quinto iniziamo a lavorare i punti bassi e ne lavoriamo 2. Poi lavoriamo un punto alto in rilievo in questo punto alto e il motivo si conclude lavorando 4 punti bassi. Saltiamo un punto e lavoriamo 4 punti bassi. E ripetiamo un'altra volta questo motivo per completare la riga. Poi lavoriamo la riga a rovescio lavorando un punto basso in ogni punto e poi vediamo come lavorare la prossima riga. Nella riga 9 dobbiamo lavorare 2 punti bassi, poi un punto alto doppio in rilievo preso davanti e un punto alto sempre in rilievo nel primo punto, poi 2 punti alti in rilievo presi davanti, ognuno in un punto, e di nuovo un aumento di punti alti in rilievo presi davanti nel punto successivo. 2 punti bassi, 2 punti alti in rilievo in un punto, 3 punti bassi, 2 punti bassi, un punto alto doppio in rilievo preso davanti nel primo punto, un punto alto nello stesso punto, un punto nel punto successivo, un punto alto nel punto successivo e nel quarto punto alto lavoriamo 2 punti alti in rilievo. In totale abbiamo lavorato 6 punti in rilievo e quindi qui dietro saltiamo 6 punti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e dal settimo lavoriamo punti bassi e dobbiamo lavorarne 2. Poi lavoriamo 2 punti alti in rilievo in questo punto alto in rilievo, 1,
saltiamo 2 punti e lavoriamo 3 punti bassi. E questa è la ripetizione che ripetiamo un'altra volta per completare la riga. Lavoriamo la riga a rovescio, lavorando un punto basso in ogni punto, e vediamo poi come lavorare la prossima riga sul dritto. La prossima riga sul dritto del lavoro è la riga 11. Nella riga 11 la foglia che stiamo disegnando comincia a rimpicciolirsi e infatti lavoriamo delle diminuzioni. Lavoriamo 3 punti bassi e poi 2 punti alti chiusi assieme tra il primo e il secondo punto. 2 punti alti, uno in ogni punto, e poi di nuovo una diminuzione. Poi lavoriamo 2 punti bassi, un punto alto in rilievo, 2 punti bassi, un punto alto in rilievo, 2 punti bassi. Vediamo come fare le diminuzioni. Iniziamo la riga con 3 punti bassi. E poi lavoriamo la prima diminuzione. Attenzione al primo punto che qualche volta si nasconde. Iniziamo il primo punto alto e ci fermiamo qui e iniziamo un altro punto alto nel secondo punto alto in rilievo. E poi chiudiamo insieme. È una normale diminuzione di punti alti, con la differenza che lavoriamo sempre in rilievo. Poi lavoriamo 2 punti alti in rilievo, 1, 2 e un'altra diminuzione. Tra il penultimo e l'ultimo punto alto. E chiudiamo insieme. Qui abbiamo lavorato 4 punti e quindi dietro saltiamo 4 punti. 1, 2, 3, 4. Lavoriamo 2 punti bassi, un punto alto in rilievo nel primo punto alto, saltiamo un punto dietro e lavoriamo 2 punti bassi, un punto alto in rilievo nel secondo punto alto della riga precedente e concludiamo il motivo lavorando 2 punti bassi. E questo è il motivo che ripetiamo un'altra volta per finire la riga. Lavoriamo la riga 12 lavorando come al solito un punto basso in ogni punto e poi nella riga 13 lavoriamo 4 punti bassi, 2 diminuzioni di punti alti, 2 punti bassi, un punto alto, 1, 2, 3 punti bassi, un punto alto, 2 punti bassi. Quindi lavoriamo 4 punti bassi, 1, 2, 3, 4, una diminuzione di punti alti. Attenzione che questi due sono già una diminuzione, quindi è un solo punto nella riga precedente. 1, 2 e li chiudiamo insieme e lavoriamo anche la seconda diminuzione. Saltiamo 2 punti e lavoriamo 2 punti. Un punto alto in rilievo. Saltiamo un punto e lavoriamo 3 punti bassi. Un punto alto in rilievo,
saltiamo un punto, 2 punti bassi e ripetiamo un'altra volta per completare la riga e poi lavoriamo la riga al rovescio. Nella riga 15 iniziamo con 4 punti bassi, poi concludiamo questa foglia lavorando una diminuzione. Questo punto lo lavoriamo nella riga successiva, quindi lo ignoriamo, lavoriamo 2 punti bassi, un punto alto in rilievo, 3 punti bassi, il puff e 3 punti bassi. Vediamo come lavorare questa riga. Quindi lavoriamo 4 punti bassi, 1, 2, 3, 4, una diminuzione di punti alti in rilievo, qui abbiamo lavorato un punto e quindi saltiamo solo un punto, poi lavoriamo 2 punti bassi, un punto alto in rilievo, 3 punti bassi, saltiamo un punto, e lavoriamo un punto puff in questo punto alto in rilievo. Filo sull'uncinetto, entriamo nel punto, portiamo fuori il filo, allunghiamo e ripetiamo 5 volte in totale. 2, 3, 4, 5. Chiudiamo tutto insieme e questo è il punto puff. Se non riuscite a farlo con 5 passate, fatelo pure con 4, verrà solo un po' più piccolo. Dietro saltiamo solo un punto e concludiamo il motivo lavorando 3 punti bassi. E questa è la ripetizione che ripetiamo per completare questa riga. Nella prossima riga, che è la riga 17, lavoriamo 5 punti bassi e poi questo punto alto triplo che punta su un punto alto di 2 righe sotto, quindi vediamo insieme anche come fare questo punto. Lavoriamo quindi 5 punti bassi, 1, 5 e un punto alto triplo, 1, 2, 3, non in questo punto alto, ma in quello della riga ancora sotto, qui. E ci allunghiamo bene per sfruttare tutta l'altezza del punto alto triplo. E seguiamo il resto dello schema. Saltiamo un punto, lavoriamo 2 punti bassi, in questo punto alto, che è quello della riga precedente, lavoriamo 2 punti alti in rilievo, saltiamo 2 punti e completiamo lavorando 6 punti bassi. E come al solito ripetiamo un'altra volta questo motivo per completare la riga e poi lavoriamo la riga di ritorno. La prima parte dello schema l'abbiamo lavorata tutta insieme e qui vi ho mostrato tutti i tipi di punti che lavoriamo in questo tipo di schema. Per completare il lavoro vi lascio lo schema, adesso vi metto lo schema in modo che voi possiate fotografare lo schermo o riscrivervi lo schema e voi lo seguite così come l'abbiamo fatto insieme per completare il lavoro. Una volta che avremo lavorato anche tutto il resto dello schema, fino alla riga 30 che è una riga di punti bassi, otteniamo questo e praticamente il portaocchiali è già finito. Lavoriamo qualche ultima riga insieme, giriamo il lavoro, lavoriamo
una catenella, saltiamo il primo punto e iniziando dal secondo lavoriamo 6 punti bassi. Un puff su questo punto alto, saltiamo sempre un punto dietro e lavoriamo 14 punti bassi. Poi lavoriamo un altro puff e completiamo la riga lavorando 7 punti bassi, un punto in ogni punto fino all'ultimo punto. Giriamo il lavoro, lavoriamo una catenella e iniziando dal primo punto lavoriamo 26 punti bassi. E poi lavoriamo un punto bassissimo. E ci rimangono 2 punti da lavorare. Giriamo il lavoro, non lavoriamo nessuna catenella, saltiamo il primo punto, nel successivo lavoriamo un punto bassissimo e poi lavoriamo 25 punti bassi. 25. Giriamo il lavoro, una catenella e nella prossima riga lavoriamo 21 punti bassi e un punto bassissimo. E come prima giriamo il lavoro, saltiamo il primo punto, nel secondo lavoriamo un punto bassissimo e poi 18 punti bassi. E completiamo la riga con una diminuzione. Giriamo il lavoro, lavoriamo una catenella, una diminuzione, (26 punti), lavorando un punto in ogni punto. E un punto bassissimo nell'ultimo punto. Una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Giriamo il lavoro sul davanti e ci portiamo da questa parte all'altezza di dove abbiamo tagliato il filo, quindi seguiamo la riga di punti e qui agganciamo il filo. Teniamo una codina all'inizio per poi poterla nascondere. Lavoriamo una catenella e da qui lavoriamo un punto gambero in ogni punto fino a dove abbiamo tagliato il filo. Per il punto gambero lavoriamo un punto basso normalmente, ma anziché andare avanti torniamo indietro e sul lato lavoriamo un punto per ogni riga. E poi un punto in ogni punto. E questa riga di punto gambero vi consiglio di lavorarla un po' stretta, in modo che il lavoro sia più definito. Una volta lavorata tutta questa parte, fino a dove abbiamo tagliato il filo, appaiamo il lavoro e cominciamo a lavorare. Qui, se volete, nascondete questi fili. Io li ho lasciati in modo che vedeste da dove dobbiamo partire, però se li nascondete prima è meglio. Iniziamo a lavorare unendo le due parti
esattamente da dove avevamo iniziato il giro, prendendo la riga del pezzo davanti e la riga del pezzo dietro e lavoriamo sempre punto gambero, un punto per ogni riga davanti e dietro, e anche qui stringiamo un po' i punti in modo che la cucitura sia salda e il lavoro sia ben fatto. Andiamo avanti così, cucendo tutto intorno, lavorando un punto in ogni punto. E tagliamo il filo. Con un ago nascondiamo il filo attraverso i punti sul retro del lavoro. E il portaocchiali è pronto. E anche per oggi abbiamo terminato. Spero tanto che questa idea vi piaccia e che la rifacciate, e se così fosse non dimenticate di condividere le vostre foto con me. Sapete che potete farlo taggandomi in Instagram o nel mio gruppo Facebook. Trovate tutti i link nella descrizione del video. Io vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial. Ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!